Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Ora vedremo un NDE negativa un po' particolare. Ebbene sì, vedremo l'NDE del dottor Donald Whittaker. Attenzione che è un NDE appunto particolare, in quanto lui passa una notte intera tra la vita e la morte, andando e tornando nel corpo. Il dottor Whittaker non è un medico, ma è un laureato in chimica e in biochimica, quindi conosce molto bene cosa producono i farmaci, a cosa servono e come funziona la biologia del corpo umano. Quindi quando nel 1976 comincia a stare male e gli viene diagnosticata una malattia particolarmente mortale, ha già in mente quello che gli succederà. Faceva un lavoro particolare, quello che oggi in Italia potremmo chiamare un po' il maneggione. Conosceva molte star dello spettacolo, conosceva senatori, deputati degli Stati Uniti ed era una persona molto ben in vista. Passava da una festa all'altra dove a pioggia ovviamente c'erano alcol e droga, anche se lui ha sempre detto che la sua droga preferita era appunto l'alcol. Quindi in quel giorno Whittaker inizia a sentirsi male, dopo essere stato chiamato a lavorare da alcune celebrità molto famose, di cui non dirò il nome per evitare problemi alla privacy e comunque problemi di identità. Quindi inizia a sentire dei forti dolori all'addome, si reca in ospedale e trovano gli elettroliti completamente sballati. C'è da dire che fino a quel momento Whittaker non era certo uno sticcone di santo, era un egoista, era una persona che viveva solo per se stesso ed era pure egocentrico. Quindi prendeva dalla vita tutto il divertimento e se ne fregava di tutto il mondo che gli girava intorno. 3 giorni dopo essersi recato all'ospedale e averlo trovato in queste condizioni, i medici decidono di operarlo. Quindi lo operarono. Lui stesso dichiara: mi operarono dopo 3 giorni e mi ritrovai in terapia intensiva in fin di vita. Quando si risvegliò appunto dopo l'operazione, sentiva che c'era qualcosa che non andava, non riusciva a parlare, non riusciva a muoversi, era una specie di coma farmacologico e mentre lo assistevano sentì gli operatori sanitari e i medici dichiarare che sarebbe morto da lì a poco. Non sarebbe vissuto ancora a lungo, anche se si fosse ripreso bene dall'operazione, in quanto aveva il pancreas completamente compromesso. Addirittura parlarono dei suoi capelli, mentre lo sistemavano, uno degli infermieri con uno degli inservienti parlavano dei suoi capelli lunghi dicendo che non gli sarebbero cresciuti ulteriormente, in quanto all'epoca appunto Whittaker aveva i capelli molto lunghi, non gli sarebbero cresciuti di più perché non avrebbero fatto in tempo a crescere, sarebbe morto prima. Voltasi ripreso e quindi capace di poter parlare ed interloquire, il suo chirurgo Donald Duncan gli disse: Dan, che è il nome appunto di Whittaker, se hai qualcosa da sistemare, qualcosa da firmare, fallo, perché non siamo sicuri di quanto tempo tu possa rimanere ancora in vita. Infatti il medico gli spiegò, ed anche conosceva appunto la biologia e la biochimica del corpo umano, che se fosse stata una semplice pancreatite, tra virgolette semplice, avrebbe potuto sopravvivere, ma con una pancreatite necrotico-emorragica acuta praticamente non c'erano speranze. Il chirurgo quindi informò i figli di Dan e disse loro che il padre non sarebbe sopravvissuto fino alla mattina dopo. Le speranze erano veramente molto molto flebili, ma loro non credevano che sarebbe andato oltre la notte, quindi di mettersela via, di prepararsi al peggio. Oltretutto Dan era un ateo convinto, che non gli si venisse a parlare di Gesù, della Madonna, di Dio, della creazione, della resurrezione, della vita dopo la morte. Proprio lui non credeva a queste cose. Secondo lui
erano tutte sciocchezze, erano tutte allucinazioni. Quindi in quel momento si sentì anche disperato. Fra le altre cose, Dan, anche se faceva una vita un po' dissoluta, era uno scienziato, aveva anche un dottorato in ricerca e un po' come tutti i suoi colleghi scienziati di quel momento non credeva assolutamente in Dio o in dei particolari, ma solo nella scienza e nell'umanità. C'è da dire anche che Dan aveva avuto una vita fortunata, una vita di benessere dove aveva ottenuto conoscenze, era diventato in Oklahoma un uomo molto potente, molto conosciuto, un viveur a tutto spiano, che appunto andava da una festa all'altra e aveva appalti e commissioni di lavori che gli fruttavano molti denari. In uno dei suoi lavori, Dan Whittaker, appunto, aveva conosciuto qualche anno prima un signore di nome Ron Short. Questo Ron Short gli aveva parlato dell'amore di Gesù, gli aveva parlato della salvezza, gli aveva parlato di Dio. E a Dan piaceva, perché quest'uomo gli risultava simpatico, e un pochino, e gli piaceva quindi discutere con lui, anche se non credeva in queste cose, anzi un pochino lo prendeva in giro, ma con molto rispetto, perché era una persona di cui lui aveva rispetto e aveva simpatia. Dan gli riconosceva l'essere cristiano non solo nelle parole o nella predicazione, ma anche nei fatti. Lo vedeva aiutare le persone, lo vedeva essere gentile con gli altri, lo vedeva pregare e quindi riconobbe in Ron una persona tutta un pezzo, una persona che era quello che professava. E appunto Dan in quel momento sul letto di morte, possiamo ben dirlo perché aveva ancora poche ore di vita, stando a quanto avevano detto i medici, pensava a Ron. E se Ron avesse avuto ragione, se ci fosse stato davvero un inferno e un paradiso? Questo pensava un ateo sul letto di morte in quel momento. Il ragionamento subito dopo che gli venne in mente era: come posso allora io essere salvato se questa ipotesi fosse vera? E immediatamente gli venne un'idea. Chiese che gli trovassero Ron, che andassero a cercare Ron e glielo portassero al suo cospetto in ospedale, perché Ron aveva quel qualcosa che avrebbe potuto salvarlo. Ma mentre amici e parenti cercavano Ron, che non era a casa ma era in viaggio per lavoro, e quindi si precipitarono a cercarlo nei posti dove poteva essere, vi ricordo che in quegli anni non c'era lo smartphone, non c'era il cellulare, quindi non era possibile contattarsi così in maniera veloce, soprattutto in spazi come sono gli Stati Uniti d'America, dove magari si vola in un'ora e mezza da una città all'altra, come noi prendiamo l'autobus, loro prendono l'aereo. Iniziò la notte più lunga per Dan, una notte che fu un vero e proprio calvario. Però nell'attesa, nel suo letto di morte, appunto, Ron si sentì venire meno, si sentì scivolare, quindi si accorse di essere fuori dal proprio corpo e poi nel buio assoluto, nel terrore assoluto. Voi pensate che molti raccontano della luce, dell'obe, di essere fuori dal corpo, di sentire l'amore, la gioia. Invece Dan sentiva solo terrore, freddo, terrore e buio, e buio, e buio. Poi si accorse di essere riassorbito dentro il suo corpo e quindi si ritrovò perché il corpo sbatté contro il letto come lui rientrò nel corpo. E questo gli successe più volte. Tanto che alcuni infermieri lo videro aggrapparsi proprio alle lenzuola perché non voleva, lottava con tutto se stesso perché non voleva riuscire dal corpo, perché non sapeva se sarebbe riuscito a rientrare. E di nuovo Ron si sentì scivolare fuori dal corpo e subito sotto il pavimento, nel buio, sempre nel più buio, sempre più in profondità e più scivolava nel profondo e nel buio, più era terrorizzato, più sentiva un cattivo odore, più si sentiva male, più si sentiva che non sarebbe più tornato indietro. Ma per fortuna, con la disperazione, con la volontà,
si sentì di nuovo risucchiare verso il corpo e rientrò ancora una volta all'interno del suo corpo. Non sa dirci Ron quante volte questa cosa gli successe, ma sicuramente più di 3-4 volte. Una lunghissima notte per Dan Whitaker. Fu veramente dura, una lotta con la morte che sentiva chiamarlo, ma non solo la morte, l'oscurità, il profondo, il buio, forse l'inferno. Lo richiamava a sé e si sentiva trascinare fuori dal corpo, ma lui lottava e cercava di resistere. Non voleva. Quelle volte che è uscito dal corpo aveva sempre il terrore di non riuscire a rientrare, che fosse finita. Doveva aspettare il suo amico Ron, il quale forse avrebbe potuto darle una chiave di salvezza. Voleva morire solo dopo che aveva visto Ron. Alle 9 di mattina, contrariamente alla prognosi dei medici e a quello che tutti prevedevano nell'ospedale, Whitaker era ancora vivo, stremato al lumicino delle proprie forze psicofisiche, ma era ancora vivo. E in quel momento arrivò Ron. Con filo di voce Dan disse a Ron che gli avevano dato poco da vivere e che aveva bisogno che lui lo aiutasse perché non voleva andare in quel buio profondo dove era appena stato. Quindi Ron iniziò a aiutarlo a pregare. Quindi l'unica persona al mondo di cui Dan si fidava in punto di morte era Ron, e Ron era arrivato. Appresa la notizia appunto da Dan della poca vita che gli rimaneva, Ron cominciò a pregare e spiegava a Dan che preghiere stava dicendo. Inoltre Dan non si ricorda molto bene questa cosa, e non la capiva in quel momento, ma Ron gli spiegava che Gesù era morto anche per i suoi peccati e per i peccati del mondo, e quindi lui doveva fidarsi e affidarsi a Gesù. Dan aveva passato oltre 15 anni sui libri di biologia, di chimica, di chimica medica, e quindi nonostante ciò e nonostante credesse in niente che non la scienza, in quel momento si faceva guidare dal suo amico Ron. Dan in queste preghiere, in queste parole, stava trovando un po' di pace, quella pace che durante tutta la sua vita non aveva mai trovato, non l'aveva trovata nelle donne, nell'alcol, nella droga che aveva provato saltuariamente, nella sua vita dissoluta, ma in queste parole stava trovando un po' di pace. Sapeva Dan che la sua vita era spacciata perché aveva un tipo di malattia che non perdonava ed era all'ultimo stadio. Ma Ron continuava a pregare con lui e gli fece dei segni dicendogli che questi l'avrebbero accompagnato, e attraverso questi segni può avvenire anche la guarigione. Quindi gli fece dei segni della croce e gli fece quella che per i cattolici è l'unzione dei malati. Non so se sia stato quello o se sia stata la fede di Ron, ma Dan cominciò a migliorare nelle ore successive. Oggi, tutt'oggi, Dan gira, come dice lui, sul pianeta Terra, non prende l'insulina, non prende enzimi e mangia quello che vuole. Eppure il suo pancreas praticamente è quasi completamente morto. Un vero miracolo che la scienza non sa spiegare. Da buon scienziato, ovviamente, Dan non capiva all'inizio come poteva essere vero. Consultandosi anche con i medici che l'avevano in cura, non capiva nessuno come poteva succedere. Eppure questo cambiò la vita di Dan. Non l'aver continuato a vivere, ma l'NDE negativa, quella sensazione di cadere nel buio, di morte, di uscita dal corpo, di freddo, di terrore, e soprattutto l'aver trovato la pace poco prima di morire. Quindi cambiò radicalmente la sua vita, fece un sacco di volontariato, si mise a disposizione del suo amico Ron e della chiesa che Ron frequentava, e cominciò a aiutare, a spendere le sue risorse, le sue energie per aiutare gli altri a stare meglio.
e disse che nel frattempo, in questi anni, ha visto cose che altrimenti non avrebbe mai visto. Ha visto altri miracoli, ciechi tornare a vedere, malati guarire, e in questo lui ha visto Gesù e quindi ha deciso di dedicare il suo tempo libero a Gesù. Insomma, Whitaker ci conferma quello che succede in tutte le NDE genuine, cioè un cambio radicale di vita. Nonostante lui abbia avuto un'NDE negativa, ha avuto poi l'esperienza positiva che l'ha cambiato, addirittura l'ha guarito, e questo l'ha reso una persona completamente diversa da quello che era. Spero che questa NDE negativa non vi abbia turbato. È comunque da porre attenzione anche chi non crede nel buon Dio o in Gesù, ma che capire che bisogna cercare comunque di vivere al meglio, di non essere troppo spregiudicati, di cercare di portare il mondo al bene e non al male, di non disperdere la propria vita solo in divertimenti, ma anche di essere propositivi. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questa NDE, ricordatevi di iscrivervi al canale, di mettere un bel like perché sono la benzina e il motore di questi canali YouTube, è gratuito, non vi costa niente e ve ne potete anche poi dimenticare. Ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti da Armando.